Oggi siamo in Toscana, in provincia di Siena, e la piazza in cui mi trovo è Piazza Grande, uno dei maggiori simboli dello storico borgo di Montepulciano. Tra poco incontreremo i professionisti di Rolling Hills, agenzia partner del network Great Estate, e li incontreremo proprio qui, nel cuore del centro storico di Montepulciano, dove si trova la nuova ed elegante sede toscana del gruppo guidato da Stefano Petri. Siamo in compagnia dei professionisti che formano il team di Rolling Hills: Alberto Zarro, Jacopo Menchicchi, Asia Rigucci e Irene Gorelli. Ragazzi, ben trovati e grazie per averci accolto in questa splendida location. Innanzitutto raccontatemi come si è chiuso il 2021 per Rolling Hills. Beh, il 2021 per Rolling Hills si è chiuso molto bene con un raddoppio del volume di compravenduto, per un totale di circa 10 milioni di compravendite, una media di 800.000 euro per ogni vendita, quindi il tutto grazie sicuramente al rafforzamento della collaborazione con Great Estate. Ciao Chiara, sì, noi siamo molto soddisfatti del 2021 perché comunque c'è stato, come diceva Jacopo, un raddoppio del fatturato rispetto al 2020, che già comunque era stato un anno buono. In totale sono state un 13 vendite e abbiamo anche alzato il livello della media vendita, che comunque è passata, ha superato i 750-800 mila euro, e sono state anche delle compravendite abbastanza importanti, sopra i 2 milioni nel 2021. E poi la cosa interessante è stata che comunque una buona parte delle vendite si sono concentrate nel primo semestre, e quindi anche rispetto agli anni passati, che il lavoro era, diciamo, più stagionale e quindi si concentrava da aprile a ottobre, grazie alla collaborazione con Great Estate, che comunque ha portato un flusso costante di richieste di clienti, e quindi noi già nella prima parte, diciamo giugno-luglio, avevamo già fatto l'80% della chiusura dei contratti. Tra i vostri successi del 2021 ci sono state le vendite del Cipresseto e Verde Oliva, sono due casali situati in prossimità del Lago Trasimeno, e la proprietà conosciuta con il nome del Girasole, che si trova a pochi chilometri da Siena. Secondo voi quali sono stati gli elementi più importanti, gli aspetti più interessanti di queste vendite? Beh, comincio io con il Cipresseto, che ho gestito direttamente. Quella è stata veramente una sorpresa, perché il Cipresseto era una proprietà che già avevamo nel nostro portfolio, che poi c'era stata tolta perché era stata data in esclusiva ad altra agenzia. L'abbiamo recuperata grazie a Great Estate, devo dire, perché ho ricontattato i proprietari, ho fatto la valutazione con il sistema Best Price, e loro sono rimasti piacevolmente colpiti del livello di precisione, di professionalità della valutazione, e hanno accettato immediatamente un'esclusiva, e quindi abbiamo cominciato subito la pubblicazione, e dopo 15 giorni tramite il sito Great Estate è arrivato il primo cliente, la prima richiesta, ha fatto la visita e ha fatto l'offerta, che era esattamente identica alla valutazione fatta da Best Price. Accettata, quindi devo dire che in un mese dall'acquisizione alla vendita si è chiusa la trattativa, quindi è stata veramente una cosa piacevolmente bella. Questa è la dimostrazione del fatto che se si acquisisce un immobile al giusto prezzo, quindi ad un prezzo di richiesta che rispecchia quello che è il reale valore di mercato della proprietà, e con un incarico in esclusiva, poi diciamo che il risultato è sicuro. Infatti appunto questa vendita penso che abbia dimostrato la validità di questa regola. Assolutamente sì. Diciamo che anche il Girasole è stato uno dei casi un po' emblematici
del successo nell'adozione del metodo Great Estate. Il Girasole era una proprietà che noi inizialmente non gestivamo, era stata data in vendita a varie agenzie locali a un prezzo molto elevato, che era sopra quello reale di mercato, e noi ci siamo avvicinati più o meno all'inizio del 2021 al Girasole. C'è stato un primo periodo abbastanza lungo in cui abbiamo dovuto far capire qual era il valore reale della proprietà, confrontandoci sulla base della valutazione fatta con The Best Price. Inizialmente logicamente il proprietario era rimasto un po' piacevolmente colpito dalla professionalità della valutazione, però diciamo eravamo i primi che gli avevamo messo di fronte un dato oggettivo che dava la possibilità di capire qual era il valore reale della sua proprietà. Finora aveva perso molto tempo nella pubblicizzazione dell'immobile a un prezzo che non rispecchiava il livello di mercato. Infatti, quando poi dopo ha deciso di affidare la casa alla nostra agenzia, la vendita è stata velocissima, perché subito nel giro di 3 mesi è stata messa nel circuito pubblicitario, ha ricevuto un sacco di richieste, abbiamo effettuato un sacco di sopralluoghi, e il 2 giugno è stata firmata la proposta d'acquisto. Quindi nel giro di 5 mesi dalla valutazione alla messa in vendita, quando poi avevamo stabilito il prezzo che era corretto, l'immobile è stato venduto. Asia, invece, per quello che riguarda la vendita di Verdoliva, cosa vuoi raccontarci? Allora, innanzitutto per quanto riguarda la vendita di Verdoliva, diciamo che è stato un po' diverso rispetto alle altre vendite di cui hanno parlato Jacopo ed Alberto, perché in questo caso diciamo che il proprietario si è avvicinato immediatamente alla valutazione che il nostro network ha fatto riguardo il suo immobile. E quindi siamo partiti immediatamente con un prezzo allineato al valore effettivo del casale nel mercato. Quindi è stata una vendita sicuramente molto veloce. Abbiamo impiegato circa 3 mesi per firmare la proposta di acquisto. Sono state fatte in questi 3 mesi 4 visite, e l'ultima di queste è stata appunto dei clienti di Harriet, con cui ho avuto il piacere di collaborare per questa vendita, e è stata sicuramente una collega fantastica e una compagna di viaggio sicuramente importante per me, perché ha avuto un grande intuito e grazie alla sua esperienza ha portato proprio i clienti con cui io stessa avevo visitato più volte immobili vicini a quella che era poi la casa giusta, ideale per loro, che era appunto Verdoliva. E abbiamo concluso la vendita a settembre, fine settembre se non sbaglio, con il rogito definitivo, e niente, è stata davvero una bella esperienza e una bella vendita. Sia i proprietari che gli acquirenti hanno un ottimo rapporto, sono addirittura vicini di casa, perché l'ex proprietario ha proprio il suo immobile personale vicino al casale, e quindi siamo molto soddisfatte di questo traguardo, tutto al femminile tra l'altro. Ottimo Asia, grazie. Secondo voi, alla luce degli obiettivi fin qui raggiunti, che importanza ha rivestito il fatto di aver seguito correttamente la metodologia di lavoro del gruppo Great Estate, che ricordiamo è quella che si fonda sulla regola delle 4 V, per cui valutazione, visibilità, verifica e vendita? Il metodo sicuramente delle 4 V è stato fondamentale nelle vendite e nella velocità delle vendite. E i proprietari dopo la prima, la seconda, quando poi li portavamo gli esempi delle vendite precedenti, hanno capito, e quindi è stato veramente tutto più facile ogni volta per convincere loro a seguire proprio questa metodologia che avrebbe portato con velocità alla vendita della casa. Quindi io confermo che il metodo è pienamente efficace. Sì, io mi permetto tra le altre cose di sottolineare un altro aspetto, cioè anche i proprietari che erano stati inizialmente più riluttanti a accettare la valutazione, poi dopo si sono resi conto che ricevevano le offerte d'acquisto dai clienti che comunque visitavano gli immobili, che erano veramente tutte vicinissime al prezzo della valutazione che era stata effettuata.
quindi poi dopo si trovavano di fronte a un'evidenza empirica, cioè dopo 6 mesi che continuano a ricevere interessamenti sullo stesso prezzo che è stato riportato in valutazione, a quel punto non c'è più niente da discutere. Benissimo ragazzi, fin qui ci avete raccontato gli ottimi risultati che avete raggiunto nel corso del 2021, ma ad oggi cosa bolle in pentola? Beh, come detto da Alberto, quello che è successo nel 2021, quindi i primi 6 mesi si sono concluse l'80% delle compravendite. Anche per il 2022 sembra che la linea sarà la stessa, perché abbiamo alcune, credo 4 o 5 trattative già avanzate che si spera che verranno chiuse entro i primi mesi dell'anno, e quindi siamo ancora, confermiamo, ben contenti del lavoro grazie alla partnership Great Estate, che questa costanza che prima non c'era. Sì, confermo anch'io, sono attualmente già in corsa 8 trattative avanzate per le quali siamo in procinto di firmare, diciamo, dei preliminari di vendita, e io credo che già nei primi mesi del 2022 riusciremo a raggiungere almeno l'80% del fatturato che abbiamo fatto quest'anno, quindi secondo me la previsione è molto più rosea per il 2022. Poi c'è da dire anche che in occasione proprio dell'apertura dell'ufficio qui a Montepulciano, che ha suggellato quella che è la collaborazione Rolling Hills Great Estate, più che altro la fusione, la completa integrazione di Rolling Hills in Great Estate, abbiamo deciso di allargare il nostro team. Infatti da quest'anno c'è anche Irene con noi, e abbiamo affidato ad Asia, diciamo, l'apertura della sezione appartamenti e townhouse nei centri storici, e quindi da quest'anno commercializzeremo anche immobili sempre di alto livello nei centri storici di Montepulciano, Pienza e Monticchiello, concentrandoci sulla Val d'Orcia. Perfetto ragazzi, la nostra intervista si conclude qui. Io vi ringrazio ancora una volta per la vostra disponibilità e vi auguro di poter festeggiare tante altre fantastiche vendite, ovviamente sempre nel segno del network Great Estate. Per cui grazie e buon anno. Ciao Chiara! Grazie Chiara, tanti auguri a tutti. Grazie, ciao ciao.